Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Io sono Daniele. Questa sera vi voglio far vedere quello che sto facendo. Sto cercando di rinvasare un dendrobium particolare, una specie abbastanza rara nelle coltivazioni. È un dendrobium violaceum con delle radici extra sottili che così sottili non le ho viste mai. Non riesco a tenerlo in zattera perché le radici è troppo poca l'umidità che ha. Vi faccio vedere il modo che sto facendo. Stasera faccio un'evoluzione in più perché dal vaso di plastica passo al vaso di terracotta in sfagno. Vi presento la pianta, vi faccio vedere tutto quello che voglio fare. Eccomi, allora, questa è l'orchidea che io vi dico, un dendrobium. Queste sono le radici, qualcosa di talmente piccolo, ma talmente piccolo, talmente capillare, che è difficile poterle mettere in zattera, poter garantire la giusta umidità, il giusto mantenimento di queste radici così fine, ma sono proprio piccole, piccole, piccole. Qualcuna di queste dovrebbe essere già andata, già secca. Diciamo che le ho prese in zattera, ma non riesco a gestirle in zattera. Questa è appena arrivata, questa da un po' di tempo che ce l'ho e mi ritengo soddisfatto di questa situazione. Vi faccio vedere che questo è lo sfagno che ho precedentemente riumidificato. Questi sono due vasi di terracotta. Vi voglio far vedere semplicemente quello che faccio. Questa che è da un po' di tempo che è con me e mi ritengo soddisfatto di questa crescita di radici che sono per me tantissime. Stava in sfagno in vaso di plastica. Lo metterò in vaso di terracotta. Guardate quello che faccio, è semplicissimo. Ve lo voglio far vedere. Mi levo io dall'inquadratura a vantaggio della pianta. Basta che noi la pianta la avvolgiamo con lo sfagno, molto semplice come meccanismo. Lo sfagno già è stato inumidito e già è stato strizzato, basta che noi la avvolgiamo come se fosse una maglia che noi mettiamo intorno a questa pianta. Una volta che abbiamo fatto questo lavoro, a metterla in vaso è semplicissimo, mettiamo giù, è fatto. Questa è fatta. La pianta è stata messa in vaso in sfagno, ok? Non la comprimo tanto perché se la comprimiamo lo sfagno non è che gli piace tanto. Allora che succede? Che lo sfagno vi tratterrà tantissima acqua e il vaso di terracotta per me è oro perché il vaso di terracotta mi permette di gestire tutti gli eccessi di acqua che lo sfagno può procurare su quelle radici. Questa è la seconda pianta. Questa è la seconda pianta, questo è lo sfagno che noi prendiamo. Qui le radici non ci sono, quindi mi invento, facciamo finta che ci sono le radici che io vado ad avvolgere, non ci sono le radici, ma semplicemente creo un contesto per la pianta per avere la giusta umidità. Metto dentro la situazione e la pianta è invasata. Chiaramente questa è una pianta che non ha capacità di tenersi da sola, devo leggermente comprimere ma molto delicatamente proprio per poter permettere alla pianta di tenersi. Il gioco è fatto. Questo è quello che riguarda la messa in sfagno e nel vaso di terracotta dell'orchidea. Ho fatto l'inquadratura più vicina per farvi vedere bene il lavoro che volevo fare. Questi sono i due vasi. Questa ha più stabilità perché vedete ha delle radici e non ho problemi. Quest'altra la devo in qualche maniera fissare poi con un pezzettino di legno attraverso perché la radice, c'è in spagnolo un detto, non so se la parola giusta è questa, orchidea che se muove, orchidea che se muere. Non so se questa è la pronuncia, ma esprime un concetto molto importante, cioè l'orchidea non deve muoversi assolutamente, perché il muoversi in queste circostanze con zero radici farà sì che ogni piccola radice che subirà dei microtraumi. Quindi subendo dei microtraumi la radice si stresserà e morirà. Deve essere più saldamente messa possibile proprio per evitare che questi dondolamenti possano poi impedire alla pianta di fare le radici e di attecchire. Il vaso di terracotta, come abbiamo detto, mi aiuta a gestire una condizione di possibilità con tutto questo sfagno con zero radici. Se non avessi il vaso di terracotta sarebbe tutto da buttare via.
per esperienza già vissuta. Quindi prediligo il vaso di terracotta proprio per la gestione di un'umidità elevata in un contesto di pressoché zero o pochissime radici. Questo volevo far vedere proprio perché è un'orchidea con delle radici finissime, l'unico modo per poterla gestire è questa. In base alla mia esperienza, quelle radici così fine non possiamo gestirle diversamente, perché sennò sarebbe un disastro. Troppa acqua, poca acqua farebbe la differenza, la pianta non riesce ad avere il giusto nutrimento, la giusta umidità. Grazie di avermi seguito, spero di avervi dato un consiglio valido quando avete una situazione del genere. Vi invito per il prossimo video, a breve, grazie, buona serata a tutti.